Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Francesco Basset. Oggi andremo a trattare un argomento molto importante nell'ambito dell'agricoltura sociale e della progettazione dell'agricoltura sociale, che è quello della costruzione di reti e di partenariati. Innanzitutto andiamo a vedere quella che sarà la struttura della lezione. Vedremo in primo luogo perché è importante la creazione di reti e la creazione di partenariati e in generale la cooperazione in un contesto come quello dell'agricoltura sociale, che tipi di cooperazione abbiamo e quali strumenti possiamo utilizzare per cooperare e aumentare la nostra efficienza nell'attuazione di progetti ed esperienze di agricoltura sociale, le diverse tipologie di reti, andando a definire cos'è un contratto di rete, che tipologie di forme abbiamo, andando a vedere anche quali sono i limiti e quali sono delle esperienze che abbiamo di reti in agricoltura sociale e che possono aiutarci a capire un po' qual è il contesto. Faremo lo stesso per quanto riguarda il partenariato e quindi andando a vedere la definizione, le diverse forme, i limiti e gli esempi. E infine proveremo a fare una comparazione tra le due metodologie, andando a vedere in quali casi, in quali contesti può essere più efficiente costruire una rete e in quali invece può essere più efficiente costruire un partenariato. Innanzitutto l'importanza della costruzione di reti o partenariati per la cooperazione deriva dai nuovi obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, che invita tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni e tutti i cittadini a creare un valore aggiunto condiviso che generi benefici e impatti non solo economici, ma anche sociali e ambientali, e che superi quello che è il profitto individuale, ma miri ad un profitto collettivo. Da questo è evidente come sia conveniente per singole organizzazioni e singoli attori cercare di cooperare per creare questo valore aggiunto che sia composto da componenti sociali, ambientali ed economiche, soprattutto in un contesto come quello dell'agricoltura, dove le dimensioni di comunità e sociali sono veramente centrali e quindi si intuisce subito che una collaborazione che miri a questo è particolarmente efficiente in un contesto come quello dell'agricoltura sociale. Quindi che forme di cooperazioni abbiamo? Principalmente all'interno di contesti di agricoltura sociale troviamo due principali forme di cooperazione: il contratto di rete e il partenariato. Il contratto di rete è una forma di cooperazione attraverso la quale differenti compagnie strutturano una collaborazione per valorizzare la propria capacità di innovazione, la propria competitività, l'accesso a nuovi mercati e andando a stipulare degli obiettivi comuni. Perché questo è importante? Per esempio, possiamo trovarci aziende che hanno diverse produzioni, si mettono in rete in modo tale da essere più competitive sul mercato e poter accedere a più mercati e quindi non solo a quello settoriale di una singola azienda, ma a quello che comprende tutti i settori di cui la rete si occupa. Differente è il partenariato, in quanto ci sono diversi attori e questa già si vede, no, la prima differenza. In una si parla di organizzazioni e aziende, nell'altro invece si parla di attori. E quindi vi è una collaborazione tra settore pubblico, settore privato, settore agricolo, settore sociale, terzo settore, che combinano le proprie risorse, le proprie conoscenze, le proprie responsabilità per raggiungere degli obiettivi comuni, che spesso sono difficilmente raggiungibili individualmente per la loro complessità e quindi è più conveniente costruire un partenariato per raggiungere questi obiettivi. Spesso quando si parla di partenariato si parla di partecipazioni a progetti territoriali e sociali.
Per quanto riguarda la costruzione di reti, allora innanzitutto vediamo che la rete è uno strumento di connessione tra diverse imprese che hanno competenze specifiche e che creano una sinergia e cooperazione per rafforzare le proprie opportunità e la propria competitività. E qual è la specifica, diciamo, della rete? È che può partecipare alla rete solo un'impresa e non, per esempio, un ente pubblico. Quindi sono le imprese che creano una rete mantenendo però la propria economia, la propria autonomia e quindi mettendo a sistema, diciamo, solo una parte del proprio operato. Per esempio, vedremo poi successivamente nell'esempio specifico che per quanto riguarda le reti in agricoltura sociale abbiamo aziende agricole che si mettono in rete ma mantengono la propria autonomia per quanto riguarda la parte produttiva e la parte agraria e mettono a sistema quella che è la parte sociale e quindi si mettono in rete per poter avere l'opportunità di partecipare a progetti di agricoltura sociale e mettere in essere esperienze di agricoltura sociale, ma mantenendo la propria autonomia per quanto riguarda la produttività agricola. Questo che cosa diciamo crea? Crea dei benefici per quanto riguarda lo sviluppo lo sviluppo della rete, ma anche lo sviluppo delle singole aziende, perché questo può produrre una riduzione nei costi di produzione, un incremento dei mercati e quindi un diverso posizionamento delle singole aziende sul mercato e la condivisione di un percorso di crescita. Dopo aver visto cosa è un contratto di rete e perché utilizzare un contratto di rete, andiamo a vedere quali sono le diverse forme dei contratti di rete e come un gruppo di imprese può andare a costituire una rete. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una prima differenziazione tra quello che è il contratto di rete e il contratto di impresa. In entrambi i casi viene formata una rete di imprese che mettono a sistema, come abbiamo visto precedentemente, una parte della produzione e rimangono indipendenti per quelle che riguardano altre fasi del ciclo produttivo. La differenza principale risiede nella stipulazione di una rete che ha un valore legale, una soggettività giuridica e questo diciamo crea poi delle differenze in quelle che sono le opportunità che una rete ha rispetto a un'altra. Possiamo vedere che il contratto di rete semplice è la forma più semplice di collaborazione attraverso questo tipo di cooperazione, in cui le diverse aziende stipulano un contratto che però non genera una nuova entità che ha soggettività giuridica. Questo cosa provoca? Innanzitutto che però la rete non si può presentare per esempio a gare di bando in quanto rete perché appunto non ha una soggettività giuridica. Inoltre, per esempio, non può stipulare contratti di lavoro e quindi non può assumere un lavoratore in quanto rete, ma saranno le singole aziende che dovranno occuparsi dell'assunzione dei lavoratori. Diciamo dall'altro lato però ogni azienda mantiene piena autonomia per quanto riguarda gli aspetti non condivisi della rete e deve diciamo andare a cooperare solo per quelli che sono gli aspetti condivisi. Diverso invece è la rete di impresa. La rete di impresa ha un'autonomia legale in quanto è iscritta all'albo. Questo cosa significa? Che possono produrre dei contratti di lavoro, possono aprire un conto bancario, possono presentare a dei bandi e a dei progetti in quanto rete e i membri delle singole aziende delegano una parte delle attività condivise a questa nuova entità. Un'altra differenza che possiamo trovare tra le diverse tipologie di reti è quella tra la rete verticale e la rete orizzontale.
La rete verticale è un contratto di rete che coinvolge organizzazioni che operano in diversi momenti della stessa catena di valore, quindi della stessa filiera produttiva. Qual è l'obiettivo? È quello di integrare la produzione in un unico processo in modo da aumentare la qualità, la tracciabilità, ma anche ridurre i costi. Questo per esempio è importante in campo agricolo perché magari si possono mettere in rete imprese che fanno solo la parte di produzione e non di trasformazione, magari mettendosi in rete con un'azienda che invece fa trasformazione e con un'altra azienda che magari ha un punto vendita, riusciamo ad avere una catena di valore che parte dalla produzione, trasforma il prodotto in un trasformato, quindi generando un altro prodotto e infine lo immette sul mercato attraverso i propri canali di vendita. Ed è evidente che questo crea una catena di valore che, oltre ad essere più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, è anche più efficiente e permette alle aziende che si sono messe in rete di avere dei vantaggi per quanto riguarda nuovi profitti, sicuramente minori costi, ma anche una qualità appunto del prodotto e una tracciabilità di tutta la filiera produttiva che poi ha generato quel prodotto. Diversa invece la catena sono le reti orizzontali che coinvolgono organizzazioni che provengono da settori diversi ma che hanno performance simili e attività simili. L'obiettivo principale della rete orizzontale è quella di avere una posizione più forte sul mercato, di condividere i propri obiettivi e di cercare di promuovere maggiore innovazione ed è questo il caso per esempio è il caso più diffuso tra le reti di agricoltura sociale in cui diverse organizzazioni diciamo si mettono in rete per offrire anche per esempio un tirocinio più diversificato agli utenti, in quanto per esempio si mettono in rete aziende agricole che hanno produzioni totalmente diverse, come per esempio un'azienda che fa apicoltura, un'azienda che si occupa di cerealitiche, un'azienda che invece si occupa più di ortaggi, si mettono a sistema creando una rete e questo fa sì che comunque per esempio un utente che partecipa ad un progetto di agricoltura sociale all'interno del suo tirocinio può vedere più tipi di produzioni e questo sicuramente creerebbe un tirocinio più efficiente, più diversificato, che sarebbe più utile sicuramente agli utenti. Dall'altro lato, cioè al tempo stesso però, queste organizzazioni andandosi a mettere in rete hanno anche dei vantaggi di competitività e sicuramente anche qui una riduzione dei costi e spesso magari si aiutano anche in diversi momenti del ciclo produttivo perché avendo produzioni diverse hanno anche tempistiche di produzioni diverse e questo gli permette di collaborare in momenti diversi a diversi settori produttivi delle diverse organizzazioni. Per esempio ci è capitato di valutare un progetto di agricoltura sociale che aveva creato una rete tra imprese agricole del territorio che andava proprio in questa direzione e si è visto che hanno avuto benefici sia gli utenti perché hanno avuto un tirocinio, come dicevo precedentemente, diversificato nelle diverse attività, ma anche le imprese che sono state in grado di aiutarsi nei diversi momenti dei diversi settori produttivi e quindi diciamo questo gli ha permesso di svolgere un lavoro migliore non dovendo diciamo avere un costo aggiuntivo per esempio di assumere lavoratori stagionali. Quindi quali sono gli elementi chiave di un contratto di rete? Allora, sicuramente innanzitutto bisogna avere degli obiettivi e una strategia condivisa e quindi il primo passo
è quello di definire tutti insieme degli obiettivi comuni. Il secondo passaggio è quello di programmare la rete e quindi andare proprio a fare il piano di azione e quindi come ci mettiamo in rete, che tipologia di rete utilizziamo, quale dei diversi modelli che abbiamo visto. Come terzo punto è quello di andare a creare la rete con i diversi partecipanti e quindi ogni compagnia va diciamo a indicare qual è il suo ruolo all'interno della rete. Dopodiché si può andare a stipulare il contratto e andare a decidere quale sarà la durata del contratto, quindi quanto tempo avrà bisogno questa rete per andare a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato al punto 1. Infine, come altro passaggio si vanno a definire quelle che sono le regole per ammettere nuovi partecipanti, perché magari può succedere che si stipula un contratto di rete, si parte con una rete, ma poi nel corso degli anni, dei progetti e del tempo che si sussegue, magari possiamo individuare nuovi soggetti che possono dare un valore aggiunto alla nostra rete e quindi come facciamo a coinvolgere questi soggetti anche dopo la stipulazione del contratto? Dopodiché si va a decidere quella che è la struttura di governance della rete e quindi qual è l'impresa che diciamo gestisce la rete, quali sono i ruoli della leadership, qual è il corpo decisionale della rete e così via. Insomma, vanno decisi tutti i ruoli che ogni impresa ha all'interno della rete. Si eventualmente, e questo dipenderà anche dalla tipologia di rete che si stipula, viene aperto oppure no un fondo finanziario della rete e si vanno a individuare quelle che sono le responsabilità di ogni impresa all'interno della rete per ogni singola azione. Dopo che abbiamo visto, diciamo, quelli che sono le opportunità che ogni singola impresa ha nello stipulare una rete e quindi quali sono i vantaggi e quali sono le caratteristiche principali dei contratti di rete, andiamo anche però a vedere quali sono le limitazioni. Allora, innanzitutto sicuramente è il fatto che non si possono mettere a rete in imprese e enti pubblici e questa sicuramente è una limitazione nel raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità che dicevamo poc'anzi e quindi sicuramente poi si potrebbe pensare per coinvolgere altri enti pubblici a creare poi un'altra forma di collaborazione tra la rete e gli enti pubblici. Questo che cosa crea? Crea delle difficoltà e delle sfide ovviamente nell'accesso a fondi pubblici, a fondi privati, perché come detto precedentemente, se a un bando pubblico si presenta una rete formata da solo imprese, sicuramente è meno forte rispetto a una proposta che ha diversi attori tra imprese, enti pubblici, istituzioni, enti di ricerca e così via. Sicuramente ha un range di azione più limitato. Vi sono sicuramente dei rischi interni di competizione tra quelle che sono le imprese, perché poi noi fino adesso abbiamo parlato del bello della cooperazione, ma poi ovviamente come in tutti i settori, quando poi più persone si mettono a collaborare, poi il rischio di una competizione interna per quelli che sono i settori non messi a rete sicuramente esiste e bisogna anche essere attenti poi nel cercare di coinvolgere tutte le imprese che partecipano alla rete e quindi che non si creino delle situazioni in cui magari un'impresa non svolge il lavoro all'interno della rete che dovrebbe svolgere e quindi vi è una scarsità di partecipazione. La mancanza di una personalità legale nel contratto base,
come abbiamo visto precedentemente. Questo sicuramente è una limitazione perché, come abbiamo visto, abbiamo anche qui dei range di azione molto ridotti e ogni compagnia è responsabile solo delle proprie obbligazioni, e anche questa è una limitazione, in quanto poi però non vengono messe a sistema tutte le obbligazioni e questo, quindi poi ovviamente potete capire che quando io poi rischio solo il mio, magari poi la collaborazione viene un po' meno, e vi è comunque per tutti questi motivi una grossa complessità nel gestire una rete di imprese che magari poi ha qualche difficoltà nel cooperare, e sicuramente mettere insieme imprese che comunque hanno un percorso condiviso ma poi hanno obiettivi differenti, hanno una sostenibilità economica individuale, come abbiamo visto con le obbligazioni, da portare avanti, è complicato e richiede un tempo e delle risorse che spesso è difficile trovare, soprattutto nella fase di avvio. Un esempio che qui in Italia abbiamo come rete di imprese che opera in agricoltura sociale è quello della rete Solcare. La rete Solcare è una rete di imprese presente nel Lazio, di imprese agricole presente nel Lazio, che ha deciso di mettersi in rete per poter mettere in gioco iniziative di agricoltura sociale. E quindi è proprio quel caso lì che avevo citato già precedentemente, in cui diverse imprese si mettono a sistema mantenendo la propria autonomia su quella che è la produzione agricola e quindi tutta quella che è la produzione dei propri prodotti agricoli, ma andando a cooperare per quello che riguarda la parte sociale e quindi per quelle che riguardano le esperienze di agricoltura sociale. Ora, l'esperienza di questa rete ha mostrato anche qui dei punti di forza e dei punti di debolezza di questa forma di collaborazione in un contesto come quello dell'agricoltura sociale, perché se da un lato è vero che questa rete gli ha permesso di mettere in campo dei tirocini ben diversificati e molto efficienti, e gli ha anche permesso poi di poter dare seguito ai progetti di agricoltura sociale attraverso delle assunzioni, è altrettanto vero che gli ha causato non poche difficoltà nella fase di presentazione ai bandi e quindi di individuazione dei progetti a cui partecipare, perché essendo un ente totalmente agricolo, spesso erano relegati anche in fase progettuale a una mera fase di tirocinio, e quindi questo li poneva poi nel momento di presentazione al bando in una posizione di forza ovviamente molto minore a quella di altre cordate, di altre forme di cooperazione, come vedremo nella seconda parte, che si erano presentate al bando. E quindi spesso si trovava in una situazione che bisognava trovare altre forme di cooperazione tra la rete e altri enti per rendere possibile la messa in campo di progetti di agricoltura sociale e per poter progettare insieme esperienze di agricoltura sociale e non offrire solo servizi di tirocinio all'interno di altri progetti. Quindi, qual è l'altra forma di collaborazione maggiormente diffusa all'interno dei contesti di agricoltura sociale? Quella del partenariato. Il partenariato è una forma di collaborazione diversa, perché abbiamo visto che mette a sistema diverse entità che non sono solo organizzazioni, quindi non sono solo imprese, ma sono diverse tipologie di attori che operano in diversi contesti. Quindi abbiamo entità pubbliche, entità private, terzo settore, enti di ricerca, istituzioni che creano un partenariato che mette a sistema un obiettivo comune.
e un progetto comune. Quindi diciamo qual è l'obiettivo principale di un partenariato che si forma? Innanzitutto quello di massimizzare l'impatto della propria azione attraverso la cooperazione tra diversi attori che hanno assolutamente competenze diverse, vengono da settori diversi e quindi è una collaborazione che ha un potenziale differente da quello del contratto di rete. Combina quindi diverse esperienze per cercare di raggiungere obiettivi che individualmente non sarebbero in grado di raggiungere. Promuove efficacia, efficienza e sostenibilità all'interno dei progetti e risponde all'obiettivo di rispondere a bandi pubblici o privati che richiedono diverse forme di collaborazione. È evidente che in un settore come quello dell'agricoltura sociale, in cui si va avanti a progettualità annuali attraverso fondi pubblici e alcune volte fondi privati, la costituzione di un partenariato è fondamentale, perché creare un partenariato al cui interno vi sono le istituzioni locali, le aziende agricole locali, le università, altri enti di ricerca, servizi sociali che sono vicini alla popolazione, ci permette di mettere in campo un progetto di agricoltura sociale che è efficiente, perché vede il fenomeno da diversi punti di vista e coinvolge tutti gli attori che direttamente o indirettamente possono apportare un qualcosa, ma allo stesso tempo su cui viene generato un impatto all'interno dei progetti di agricoltura sociale. Come noi possiamo creare un partenariato? Allora, innanzitutto possiamo vedere le due forme principali, sono quelle di partenariato pubblico-privato, in cui vengono coinvolti enti del settore pubblico e attori del settore privato, al fine di implementare lavori pubblici o servizi pubblici con risorse private. Differente è il partenariato locale o territoriale, che per esempio è quello di cui ho fatto l'esempio prima in un contesto di agricoltura sociale, in cui diversi stakeholder, diversi attori che operano in un determinato contesto si mettono a sistema per raggiungere obiettivi di sviluppo locale, inclusione sociale, rigenerazione urbana e ovviamente agricoltura sociale. Possiamo avere dei partenariati all'interno di progetti europei, come per esempio l'Erasmus, l'Horizon o il PNR, che quindi mette a sistema non solo diversi attori di diversi settori, quindi pubblici, privati, ma anche di diverse nazionalità, creando un partenariato internazionale e partenariati intersettoriali o tematici che mettono insieme attori di differenti settori al fine di integrare approcci per rispondere a problemi multisettoriali, e anche questa possiamo vedere che è una forma particolarmente adatta all'agricoltura sociale, in quanto creare un partenariato in cui al suo interno vi sono aziende agricole, istituzioni locali, servizi di cura alla persona, è un esempio di partenariato intersettoriale che vuole rispondere attraverso un approccio integrato a un problema multisettoriale, che è quello dell'inclusione sociale di categorie svantaggiate. Quali sono i limiti del partenariato? Allora, sicuramente una difficoltà nella gestione, perché non stipulando un contratto in cui tutti i ruoli, tutte le responsabilità sono ben definite e messe per iscritto,
È difficile gestire un partenariato, coordinare i vari attori che sono al suo interno, creare la giusta condivisione di informazioni e di metodologie. Mettere insieme partner che hanno organizzazioni e culture totalmente differenti, perché un'impresa funziona in un modo, un comune funziona in un altro, un servizio sociale funziona in un altro modo ancora. Quindi mettere a sistema attori così diversi nei propri obiettivi, nelle proprie mission e nei propri prodotti è sicuramente una difficoltà per chi partecipa a un partenariato. Si creerà sicuramente una simmetria, vi è il rischio di che si crei una simmetria tra i diversi partner e quindi che le varie attività non siano bilanciate e quindi che ci sia qualcuno che lavora di più, qualcuno che lavora di meno, chi rischia di più, chi rischia di meno. La limitazione più grande sicuramente, soprattutto in un contesto come quello dell'agricoltura sociale, è la mancanza di continuità. Il contratto di rete, come abbiamo visto, si definisce una durata che può essere lunga quanto si vuole, il partenariato è limitato alla durata del bando del progetto a cui si partecipa e molto spesso quando il bando finisce il partenariato smette di cooperare, a differenza della rete che una volta che crea una struttura solida probabilmente coopererà per molto tempo. E questo poi vedremo più avanti che anche quando nelle prossime lezioni andremo a trattare esempi di valutazione di impatto di progetti di agricoltura sociale, vedremo come poi una costituzione di una rete duratura all'interno del territorio fa la differenza rispetto a un partenariato che agisce un anno e poi non coopera più. Andando avanti sulle limitazioni, però lasciamo questo argomento poi per quando vedremo bene questa parte. Sicuramente un'altra limitazione è quella di si possono avere delle divergenze sugli obiettivi progettuali, perché per un partner può essere più importante un obiettivo specifico rispetto ad un altro e per un altro partner può essere l'opposto. Sicuramente possiamo fare l'esempio di un obiettivo di produttività per un'azienda agricola che è all'interno del partenariato rispetto a un obiettivo di aumentare il benessere di un utente che può avere un servizio sociale. E quindi ci può essere una difficoltà nel poi coinvolgere questi due obiettivi che sono diversi ma che possono assolutamente essere messi a sistema in un unico obiettivo che poi ci permetta anche di realizzare entrambi gli obiettivi. Quindi andando diciamo, a fare un esempio qui ho diciamo, messo quelli che sono i diversi attori di un progetto di agricoltura sociale che noi abbiamo valutato e che è particolarmente virtuoso e che quindi volevo diciamo, raccontarvelo un attimo per farvi capire l'importanza veramente di collaborare in un territorio tra enti diversi. Questo è un progetto che è stato ripetuto negli anni e che è ancora in essere, quindi già questo dimostra un po' la virtuosità di questo tipo di progetto perché non è comune all'interno di un settore come quello dell'agricoltura sociale. E ha l'obiettivo di reinserire a livello sociolavorativo i pazienti del SER di Velletri. Per fare questo è stato costruito un partenariato molto solido che per la sua solidità e per la sua replicabilità potrebbe essere paragonato a una rete vera e propria territoriale, che ha messo a sistema Agricoltura Capodarco, che è una cooperativa sociale che fa un lavoro immenso all'interno del contesto dell'agricoltura sociale, come probabilmente molti di voi sapranno. Il SERD di Velletri, ovviamente, il piano di zona H5 insieme alla ASL Roma 5 e il comune di Velletri e diverse aziende agricole del territorio. Questo, cioè il mettere a sistema, il creare sinergie tra questi diversi enti attraverso una cooperazione stabile
causa sicuramente dei benefici a tutto il progetto, ma anche agli utenti, perché rende immediata e diretta la fase di presa in carico dell'utente, della formazione, dei tirocini e probabilmente con un grosso coinvolgimento anche delle aziende agricole e del comune si possono trovare anche soluzioni più durature rispetto a quelle dei singoli progetti per poi creare un reinserimento socio-lavorativo che sia duraturo e che non sia limitato alla singola annualità progettuale. Inoltre, il fatto che all'interno di questo partenariato siano veramente presenti tutti gli attori che possono essere, che possono avere un effetto diretto o indiretto sul reinserimento sociolavorativo di una categoria così particolare come quella delle persone affette da dipendenza, crea sicuramente una conoscenza anche del fenomeno e di come queste persone, di come si può, diciamo, rispondere ai bisogni poi specifici di queste persone, sicuramente più efficiente rispetto a quello che può fare, per esempio, una singola rete di imprese, no? Cioè come si può rapportare una rete di imprese che non ha conoscenze in un settore così particolare come quello delle dipendenze a utenti di questo tipo, cioè diventa anche difficile andarli a coinvolgere, no? E quindi sicuramente un partenariato di questo tipo crea un sistema efficiente ed efficace per il reinserimento sociolavorativo di una categoria così particolare come quello affetto dalle dipendenze. E questo discorso, ovviamente, noi abbiamo fatto un esempio su questa categoria, ma può valere con il coinvolgimento di altri attori specifici per altre categorie, sicuramente. L'importante, quello che questo esempio deve farvi capire, è che all'interno di un partenariato cioè, più stakeholder che operano in quel settore noi riusciamo a coinvolgere, maggiore sarà la nostra conoscenza di quel settore, maggiore saranno le opportunità che potremmo dare, maggiore sarà l'impatto che noi riusciremo a generare su tutto il sistema e quindi maggiore sarà la sostenibilità che noi riusciremo a portare all'interno di quel territorio per quelle singole persone, per quelle singole aziende. Perché poi non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è quello di aumentare il benessere dei singoli individui che partecipano ai progetti di agricoltura sociale e quindi anche solo per questo è evidente come la creazione di un partenariato che parta anche dal basso, no? Che parta dalle persone andando a cooperare con i servizi che sono vicini alle persone è sicuramente qualcosa di fondamentale e di importante. Quali sono, quindi, andando a cercare, vi lascio questa tabella più che altro perché sono argomenti di cui abbiamo parlato all'interno della lezione, ma mi, diciamo, piaceva lasciarvi poi una tabella riassuntiva che andasse a toccare un po' tutti i temi che abbiamo trattato. Quindi, quali sono le principali differenze tra le reti e il partenariato? Sicuramente lo status legale. Abbiamo visto che la rete può avere un contratto, può avere una forma giuridica, ma senza autonomia, mentre il partenariato è una cosa un po' più, diciamo, mentre nel partenariato non vi è la stipulazione di un contratto, ma sono una serie di relazioni che possono essere formali o informali, ma è una forma di cooperazione che non ha una personalità giuridica, che, non, che quindi poi questo si trasmuta anche sull'altra differenza, che quindi ha una durata progettuale e non può essere una cooperazione di lungo periodo, ha l'obiettivo di creare un obiettivo comune tra i soggetti che rientrano all'interno della rete e anche abbastanza specifico per rispondere a quelli che poi sono i bisogni del progetto a cui il partenariato per cui il partenariato si forma. Differenti strutture, perché nella rete vi è una governance condivisa
mentre nel partenariato vi è sempre uno degli attori, è sempre l'attore leader, l'attore capofila, che diciamo è quello che tesse un po' le regole del partenariato. Il partenariato ha una flessibilità più alta rispetto a quella della rete, perché il partenariato si adatta a ogni singolo progetto e si stipula per ogni singolo progetto, mentre la rete deve essere strutturata su regole condivise in cui tutti sono d'accordo. Le decisioni si prendono collettivamente, mentre spesso all'interno del partenariato sono prese dall'organizzazione leader. Gli stakeholder all'interno delle reti sono quasi sempre enti privati, mentre il partenariato include enti pubblici, privati e del terzo settore. La rete si può candidare per specifici fondi, mentre il partenariato spesso fa riferimento a fondi pubblici come progetti Erasmus, progetti Horizon, bandi comunali, provinciali, nazionali e così via. E per vedere un attimo, riassumere in due parole proprio i due differenti esempi, all'interno di contesti di agricoltura sociale, con le reti si crea un network di aziende che condividono una parte della produzione, conoscenze e tirocinio, per esempio, mentre dall'altra parte cooperano cooperative, imprese agricole, comune e servizi di cura alla persona, enti di ricerca e così via. Io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente se avete dubbi su questa parte come sulle altre parti che vedremo insieme potete tranquillamente scrivere all'email che vi ho lasciato qui e ci vediamo per la prossima lezione. Grazie.